Quanto conoscete i pronomi relativi in italiano? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. I pronomi relativi sembrano un argomento facile, ma in realtà nascondono delle insidie. Ecco perché causano spesso delle difficoltà a chi sta imparando l'italiano. Però in questo video vi parlerò dei 5 errori più comuni commessi dagli studenti di italiano proprio con i pronomi relativi. Vi darò innanzitutto una frase contenente l'errore. Cercheremo insieme di capire di che cosa si tratta, perché è un errore, e poi vi darò la spiegazione affinché possiate evitarli nel futuro. E come sempre restate fino alla fine del video per un esercizio di ripasso per mettervi alla prova. Cominciamo subito con la prima frase. Riuscite a trovare l'errore? Qui la ragazza chi parla si chiama Sofia. Lo avete trovato? Allora, la frase corretta è la ragazza che parla si chiama Sofia. Questo è un errore molto frequente. Ecco perché l'ho messo come primo. Perché spesso gli studenti pensano chi si riferisce a una persona. Se io dico la ragazza, devo usare chi. Sbagliato. Chi non può mai essere usato per riferirsi a un nome già presente nella frase, un antecedente. Se abbiamo appunto un antecedente, dunque se dobbiamo sostituire un nome che viene prima nella frase, abbiamo bisogno del pronome che. Sempre, sia con le persone, sia con le cose. Infatti, cos'è un pronome relativo? Un pronome relativo è un pronome, quindi sostituisce un nome. In particolare, unisce due frasi che hanno un elemento in comune, sostituendolo nella seconda frase. Ma ricordate, quando questo succede, sia che si tratti di una persona, sia che si tratti di una cosa, dovete usare che. La ragazza che parla si chiama Sofia. La ragazza si chiama Sofia. La ragazza parla. Sostituisco la ripetizione di ragazza con che. Ma posso fare la stessa cosa anche con un oggetto. La maglia che indosso è verde. La maglia è verde, io indosso la maglia. La maglia che indosso è verde. Uso sempre che. Attenzione, però, questa regola vale solo se il nome che sto sostituendo è un soggetto nella seconda frase oppure un oggetto diretto. Solo in questi casi si può usare che.
Per esempio, la ragazza che parla si chiama Sofia. La ragazza si chiama Sofia, prima frase. La ragazza parla, seconda frase in cui la ragazza è il soggetto e quindi posso sostituirlo con che. La maglia che indosso è verde. La maglia è verde. Prima frase. Io indosso la maglia. In questo caso la maglia è oggetto diretto. Comunque posso sostituirlo con che. Vediamo ancora un paio di esempi. Le persone che ci guardano conoscono i miei genitori. Le persone conoscono i miei genitori, le persone ci guardano, soggetto. Le persone che ci guardano conoscono i miei genitori. La collana che indosso è un regalo di mia nonna. La collana è un regalo di mia nonna, io indosso la collana, oggetto diretto. La collana che indosso è un regalo di mia nonna. Ma Graziana, allora quel chi non si usa mai in questo contesto? Risponderò a questa domanda alla fine del video. Per il momento proseguiamo con la seconda frase, quindi il secondo errore. Ho comprato il libro che mi hai parlato. La frase corretta è: ho comprato il libro di cui mi hai parlato. Perché? Vi ricordate nella frase precedente quando vi ho detto che possiamo usare che solo se il nome che stiamo sostituendo è un oggetto diretto o un soggetto? Bene. Questo significa che in tutti gli altri casi, e dunque quando abbiamo bisogno di sostituire un complemento indiretto introdotto da una preposizione, non possiamo più usare che. Il pronome relativo in questo caso deve essere cui, e cui è sempre preceduto, infatti, da una preposizione. A cui, con cui, per cui, di cui. A caso? No. La preposizione davanti a cui dipende dal verbo, sempre. Dunque, nella nostra frase abbiamo il verbo parlare. Parlare richiede sempre la preposizione di per introdurre l'argomento. Parlare di qualcosa. Parlare di un argomento. Di conseguenza, nella frase io direi: ho comprato il libro, tu mi hai parlato del libro. Perciò, facendo la sostituzione con cui, diventa: ho comprato il libro di cui mi hai parlato. Ha senso? Fin qui? Vediamo qualche altro esempio. Non conosco la ragazza con cui si vede Stefano. Stefano si vede con la ragazza.
devo sostituire la ragazza e mantenere la preposizione con, richiesta dal verbo vedersi con qualcuno, che significa frequentare qualcuno. L'argomento su cui dovete scrivere sarà rivelato la prossima settimana. L'argomento sarà rivelato la prossima settimana, voi dovete scrivere sull'argomento. Ecco perché su cui. Qual è il titolo del libro per cui tutti impazziscono? Qual è il titolo del libro? Tutti impazziscono per il libro. Qual è il titolo per cui tutti impazziscono? Cioè, tutti sono innamorati di questo libro, tutti ne parlano, lo esaltano. E io ho la risposta. Il titolo del libro per cui tutti impazziscono è Il principe Marco e le parole del mondo. Il nuovo libro di Lernamo. Si tratta di una storia, la storia del principe Marco, che non vuole più studiare le lingue straniere e proprio per questo viene costretto dal suo maestro a fare un giro del mondo, attraverso il quale potrà vedere nuove culture, persone diverse, ascoltare lingue diverse e non vi dico cosa succede perché dovete scoprirlo voi. Quello che invece voglio dirvi è che si tratta di una storia a difficoltà crescente. Si comincia con il livello principiante, il primo capitolo è molto semplice nel vocabolario, nella grammatica e si arriva poi all'ultimo capitolo con un vocabolario e delle strutture grammaticali molto più avanzate. Ma vediamo un po'. Allora, ogni capitolo presenta la storia del principe Marco con i vari personaggi. Alla fine del capitolo ci sono delle domande, quindi degli esercizi per ripassare. E poi c'è l'approfondimento grammaticale. Ogni capitolo affronta degli argomenti diversi, con spiegazione e più esempi. E potete acquistare la vostra copia a questo link. Detto questo, proseguiamo con il terzo errore, terza frase. Il giornale per il che lavori è molto popolare. Allora, qui in teoria ci sono due opzioni possibili. Il giornale per cui lavori è molto popolare o il giornale per il quale lavori è molto popolare. Ed è proprio di questa frase che voglio parlarvi. Per il quale. Che cosa si tratta? Allora, dovete sapere che anche il quale è un pronome relativo, però è molto più particolare e direi anche un po' più complesso di che o cui. Innanzitutto va detto che, a differenza degli altri due, varia per genere e per numero. Abbiamo infatti il quale, se stiamo sostituendo un nome maschile singolare, o la quale femminile singolare, i quali maschile plurale, le quali femminile plurale. Quando si usa il quale, si usa esattamente negli stessi casi in cui usiamo
che o cui. In tutti i casi. Ma in Italia è considerato più formale, meno comune, proprio per via del fatto che bisogna sempre fare l'accordo. Vediamo la frase in questione. Il giornale per il quale lavori è molto popolare. Il giornale è molto popolare, tu lavori per il giornale. Il giornale per il quale, maschile singolare perché si riferisce a il giornale, anch'esso maschile singolare. Vi ricordo, in questa frase tranquillamente potreste usare cui, il giornale per cui lavori è molto popolare. La frase avrebbe lo stesso identico significato e anzi la sentirete più spesso in Italia. Però comunque volevo ricordarvi che esiste anche il pronome relativo il quale, che potete incontrare più spesso nei libri, per esempio. E come vi dicevo, il quale può anche sostituire che. Ad esempio, la ragazza la quale parla si chiama Sofia. La maglia la quale indosso è verde. Tutto chiaro fin qui? Ci mancano ancora 2 frasi, dunque 2 errori. Una persona, il che nome non posso dirti, mi ha parlato di lei. Qui le cose si fanno un pochino più complesse. La frase corretta sarebbe una persona, il cui nome non posso dirti, mi ha parlato di lei. Il cui nome non posso dirti. Di che cosa si tratta? Già, il cui, in questo caso, è un pronome relativo che però esprime possesso. Quindi significa non posso dirti il nome di quella persona proprietaria del nome. Ebbene sì, possiamo usare il pronome relativo cui anche in questo modo, e cioè preceduto da un articolo determinativo, proprio per esprimere possesso. L'ordine sarebbe questo: articolo determinativo, cui, nome della cosa o persona, posseduta, una persona, il cui nome non posso dirti, quindi il nome è la cosa posseduta. E ricordate, l'articolo davanti a cui concorda sempre, in genere e numero, con il nome della cosa posseduta e non con chi possiede. Infatti, una persona femminile singolare, il cui nome, il cui maschile singolare, perché concorda con nome. Ma io potrei anche dire una persona la cui casa è grande mi ha parlato di lei, o una persona i cui figli sono adolescenti mi ha parlato di lei. Una persona le cui scarpe sono qui mi ha parlato di lei. Ricordate, in questo tipo di frase si potrebbe anche usare del quale, della quale. Ad esempio, una persona, il nome della quale non posso dirti, mi ha parlato di lei.
Però è sicuramente più naturale e più comune utilizzare il cui nome. Siamo giunti all'ultima frase, ultimo errore. Il chi dorme non piglia pesci. La frase corretta è: chi dorme non piglia pesci. Perché? Vi ricordate all'inizio del video vi avevo detto che vi avrei parlato in seguito di chi. È giunto il momento. Questo pronome si usa quasi solo in proverbi come questo o frasi fisse, quindi molto simili. Questo chi, molto importante, non richiede mai l'articolo determinativo davanti e significa la persona che o colui che. Quindi, come vedete, si usa da solo, non ha bisogno dell'antecedente prima, non ha bisogno di riferirsi a un nome prima, perché in un certo senso già contiene quel riferimento dentro di sé, la persona che, colui che. Ma, vi ripeto, si usa quasi solo in proverbi. A proposito, cosa significa chi dorme non piglia pesci? Significa che chi è troppo pigro e non fa mai nulla non otterrà mai nulla. Se non vai a pescare, ma preferisci restare a dormire, non avrai mai il pesce. Oppure, chi va piano va sano e va lontano. Che significa meglio piano e lontano, invece di partire velocemente e perderti durante il tragitto. Ma lo possiamo anche usare in frasi non proverbiali, come ad esempio chi arriva prima prende i posti migliori. La persona che arriva prima prende i posti migliori. O chi mangia verdure dimagrisce velocemente. La persona che mangia verdure dimagrisce velocemente. Com'è andata? Conoscevate questi pronomi relativi? Spero che comunque dopo questa lezione siano più chiari e prendete carta e penna perché stiamo per vedere l'esercizio. Vi ricordo solo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter. Perché? Perché riceverete ogni settimana materiali gratuiti su lingua o cultura italiana, scritti da me. Poi riceverete una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma per questo potete anche iscrivervi ai nostri canali WhatsApp, Instagram e Telegram, e poi, sempre iscrivendovi alla nostra newsletter, riceverete una storia divisa in episodi in base al vostro livello di italiano. E dunque, ogni episodio conterrà le avventure dei personaggi, gli esercizi di ripasso, un contenuto grammaticale, curiosità e molto altro. Quindi vale la pena, anche perché è gratis. Siete pronti per l'esercizio? Completate queste frasi con il pronome relativo corretto. La città in sono nato è molto piccola. Trova un amico, trova un tesoro. Il film abbiamo visto ieri era noioso. La professoressa con ho parlato è molto gentile. Marco, madre e italiana, parla 3 lingue. Non capisco il motivo per sei arrabbiato. Le persone lavorano qui, sono molto competenti. L'albergo in abbiamo dormito era molto lussuoso.
Prima di vedere le soluzioni vi ricordo che se vi piace individuare gli errori nelle frasi e fare in modo di non ripeterli, potete guardare un video molto simile a questo con una serie di errori molto frequenti commessi dagli stranieri e vi spiego appunto perché sono sbagliati e come fare per correggerli. È molto utile. Lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche che se cercate la trascrizione scritta di questo video per scaricare, copiare, incollare, eccetera, potete passare dal nostro sito web learnamo.com. Andando nella sezione lezioni troverete una barra di ricerca, digitate le parole chiave dell'argomento che vi interessa e troverete immediatamente l'articolo senza fare troppa ricerca. Alla fine dell'articolo, che è molto più approfondito rispetto al video su YouTube, ci sono anche gli esercizi interattivi per ripassare e il podcast per ascoltare quando e dove volete. Vediamo un po' le soluzioni. La città in cui sono nato è molto piccola. Chi trova un amico trova un tesoro. Questo è un proverbio. Il film che abbiamo visto ieri era noioso. La professoressa con cui ho parlato è molto gentile. Qui in realtà potrei anche dire con la quale ho parlato, perché con non richiede l'articolo insieme, a differenza della prima frase, perché se ci fosse stato nella prima frase avremmo detto la città nella quale sono nato, quindi lì il problema non si poneva, ma qui sì, quindi la professoressa con cui ho parlato o la professoressa con la quale ho parlato. È molto gentile. Marco, la cui madre è italiana, parla 3 lingue. Non capisco il motivo per cui sei arrabbiato o per il quale sei arrabbiato. Non diventa preposizione articolata, quindi entrambe le opzioni sono possibili. Le persone che lavorano qui sono molto competenti. L'albergo in cui abbiamo dormito era molto lussuoso. In forma la preposizione articolata, quindi qui non è il caso. Possiamo solo usare cui. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Quante ne avete indovinate? Quante ne avete fatte bene? Vi ricordo di acquistare il nostro libro Il Principe Marco e le parole del mondo se volete approfondire la vostra conoscenza dell'italiano e portarlo al livello più avanzato. E detto questo, io vi saluto, vi aspetto qui prestissimo in un nuovo video.